in cloud o in azienda? Tu cosa scegli? Sono stato recentemente invitato a una tavola rotonda con responsabili IT. Mi chiedevano se fosse meglio dal punto di vista tecnico-giuridico tenere i dati aziendali in cloud o eventualmente invece in loco, in azienda. Vediamo quali sono le differenze giuridiche. Innanzitutto ci sono alcuni falsi miti del mondo IT che vale la pena chiarire. Ad esempio, non è soltanto il software che conta, quindi non è soltanto l'infrastruttura software o la tecnologia che avete acquistato che si occupa dei vostri server virtualizzati, non virtualizzati, tramite sistemi proprietari o open source. Un altro grande mito da sfatare è la contrattualistica, le licenze che non le legge nessuno. Questo è assolutamente falso. Abbiamo visto casi anche recenti in questi ultimi anni di farm andate a fuoco o che non grossi data breach dove il contratto sottoscritto faceva la differenza tra scegliere un fornitore di un certo tipo o di un altro. Un altro mito ancora, non è solo questione di budget, perché qui il responsabile IT può essere responsabile da tutti i punti di vista, anche civilmente. Vuol dire in qualche modo poter perdere o meno il posto di lavoro, essere licenziato o addirittura essere tenuto a dover risarcire il danno. E infine la credenza che il server debba essere necessariamente in Europa. Ci sono dei casi particolari in cui è possibile anche tenere i dati fuori dall'Europa, pur rispettando completamente il GDPR. Allora, in questo grosso bivio tra tenere i dati in cloud o in azienda, cosa bisogna guardare dal punto di vista legal? Vediamo un elenco di caratteristiche comuni. Quello che vedete qui è proprio un elenco di tematiche che sono comuni e che possono avere diversi punti di vista, sia che voi decidiate di tenere il server in casa, sia che lo decidiate di tenere in cloud. Ad esempio, l'organizzazione della privacy by design, by default, la valutazione del rischio e quindi la gestione del rischio connesso a degli incidenti, il problema della business continuity. Questo copre entrambe le fattispecie. Le caratteristiche della sicurezza del trattamento, quindi le problematiche connesse a un trattamento sicuro da tutti i punti di vista, lato disaster recovery, lato backup, lato sicurezza del trattamento a 360 gradi. La gestione della data breach, la gestione delle informative o la gestione delle istanze degli interessati. Queste tre attività, che sono tre attività che possono accadere giornalmente nel nostro data center, locale o in cloud, devono essere gestite diversamente a seconda della scelta che verrà posta in essere dal responsabile IT. La scelta del responsabile del trattamento, perché se decido in qualche modo di esternalizzare la tenuta del server, dovrò necessariamente nominare un responsabile del trattamento. Potrei nominarlo anche nel caso io tenessi il server in casa, ma esternalizzassi soltanto la manutenzione attraverso un sistemista esterno. E poi la cosa più importante, che non è soltanto privacy, ma riguarda proprio le licenze e quindi la filiera dei diritti, il rapporto di natura contrattuale. Ad esempio, nella valutazione del rischio, il titolare del trattamento deve fare appunto questa valutazione e porre in essere le misure necessarie e adeguate. Quindi questa è proprio una scelta che spetta direttamente all'IT manager. Inoltre, come potete vedere da questa slide, che non vado ad elencare e a leggere completamente, l'articolo 32 prevede di dover rendere conto in caso di incidente fisico, in caso di incidente tecnico, in caso di verifica della sicurezza del trattamento, in caso di individuazione delle misure organizzative, eccetera, eccetera, eccetera. Questo va pianificato e va gestito con razionalità a seconda della scelta in cloud o in loco. Tenete conto che i tempi di gestione di un data breach, in caso di pericolo per i diritti degli interessati, è di 72 ore per le aziende private e 32 ore per le pubbliche amministrazioni. Pensate quindi cosa significa non avere un dato ripristinato, oppure dover spiegare di essere offline per ore dentro ad aziende
dove anche soltanto per 10 minuti può essere un problema, nella logistica ad esempio. Allora è chiaro che sia da una parte sia dall'altra deve essere messa su un sistema di business continuity che valuti la sicurezza del trattamento, che valuti le tempistiche, gli elementi di trasparenza, gli elementi di ridondanza, di tipo tecnico e di tipo legale, per quello che riguarda la filiera di diritti che vado ad assicurare ai miei clienti. Voglio chiudere con alcune provocazioni. Il cloud che ho scelto è davvero cloud? Posso sapere dove si trova il dato e quindi poter rispettare quelli che sono le prerogative in tema di privacy? Vi è una trasparenza operativa? Posso esercitare i diritti di titolare di trattamento e quindi in qualche modo dare gli ordini e in qualche modo decidere come trattare il dato? Perché quando firmo un contratto con una grossa azienda, magari informatica, una multinazionale, che mi gestisce il dato, certe volte non ho la possibilità di esercitare le mie prerogative. Ad esempio, non posso fare degli audit a queste grosse aziende dal punto di vista tecnico-operativo. Devo farlo tramite la documentazione, l'analisi delle certificazioni ed eccetera. È sufficiente per la mia azienda? E diversamente, lato server in-house, posso dimostrare di aver fatto formazione? Posso dimostrare di avere la capacity per affrontare un incidente anomalo? Questi sono gli altri elementi che fanno riflettere su cosa significa assumersi una responsabilità e organizzare lato privacy una scelta di natura imprenditoriale su cui poter essere chiamato a rispondere in futuro. Sicuramente ciò che non è possibile fare è quello di non scegliere. Spetta a voi imprenditori dover scegliere che cosa fare e cosa è meglio per la vostra azienda, perché dietro questa scelta ci può essere qualcuno di voi che sarà chiamato a rispondere un domani verso un'autorità, verso a una pubblica amministrazione, verso eventualmente a un cliente che si ritrova insoddisfatto del vostro servizio e ha intenzione di attivare delle penali o farvi causa per questo. Talvolta è soltanto una questione di immagine, un danno all'immagine inequivocabile, sia se questa attività viene svolta in cloud e sia se viene svolta in house. Come vedete, ci sono dei pro e contro e le criticità e i problemi sono in entrambe le soluzioni. Se vuoi parlarne e vuoi dire la tua, scrivimi e fammi sapere cosa ne pensi. Aspetto un tuo feedback su questo.